Devo dire che da quando sono entrato in possesso del Carpool Ride 702 PS ho scoperto un po' di cose interessanti, tra cui anche quest'ultima che permette di cambiare la schermata di boot, quindi quella schermata iniziale quando si accende il navigatore. Io comunque, diciamo, ho creato una pagina sul mio portale Unboxing Channel e ad oggi ho già caricato un po' di file. In ogni caso, comunque, date un'occhiata e iscrivetemelo nei commenti se è una cosa che vi può interessare. Vediamo ogni volta di aggiungere qualcosa di nuovo, altrimenti lo terrò per me. In ogni caso, iniziate ad aprire un browser e andate in unboxingchannel.it. Allora, ok. Adesso c'è, vedete in alto c'è area download, area download, Carpool Ride download, oppure se non volete lì, nella parte sotto c'è zona partner, trovate Carpool Ride navigatori, sostanzialmente uguale, non cambia molto. Qui vengono riportati i coupon, ma comunque nell'area download di Carpool Ride trovate poi, adesso andiamo a vedere cosa c'è, e qui trovate una serie di informazioni. Allora c'è l'area download dove trovate il firmware, poi l'immagine per la dashboard come nell'altro video, e poi questi nuovi sfondi per boot. Allora, diciamo l'installazione è molto simile a quella di un firmware. Iniziamo, allora, scarichiamo questo ad esempio, lo salvate nella vostra cartella che preferite, quella di download, non lo so. Allora scegliamo download, andiamo a salvare. Ok, a questo punto apriamo la cartella. Anzi, in realtà ho aperto il file, vabbè. Comunque, questo c'è il file zip che avete scaricato. Andiamo ad estrarlo. Ok, questo è il contenuto di quello che... Allora, c'è il file bin, che è quello che contiene sostanzialmente l'immagine da copiare ehm, sulla solita micro SD da 32 giga. Poi trovate anche lo sfondo JPEG se volete poi modificare, cioè tenervelo, non lo so. Una volta fatto questo, va estratta la scheda micro SD e andiamo a installarla all'interno del navigatore. Il procedimento è sempre lo stesso, quindi si toglie il coperchietto. Ecco, esattamente come per l'installazione del firmware, la scheda va solo inserita, cioè non proprio inserita fino in fondo, diciamo messa nella guida, ma non, come si può dire, non inserita fino in fondo, ecco, diciamo così. Ok, questa è la scheda solita da 32 giga. E la appoggiamo nelle guide sostanzialmente. Non deve essere inserita perché altrimenti non va bene. Poi accendete la moto, questo è il classico cruscotto. Bisogna aspettare una decina di secondi. Vediamo. Un attimo, ecco, così forse si vede meglio. Più o meno. Vabbè. Allora, è passata questi 10-15 secondi, anche di più se avete già configurato l'Android Auto. Aspettate che vi dia il messaggio di errore. Di errore se non avete lo smartphone vicino. Quindi ho atteso questo. A questo punto io utilizzo un cacciavite per spingere a fondo la micro SD. Ok, spingiamo ed esattamente con un po' di pazienza. Ok, a questo punto chiede la conferma per l'aggiornamento, basta dare l'ok, lui lavora un attimo, non è come il firmware, il procedimento è quello, però in realtà è molto veloce.
alla fine, se tutto funziona, ha funzionato correttamente, questo è il risultato. Adesso lo lasciamo in sovraimpressione perché normalmente dura una decina di secondi e non di più, anche meno. Comunque vedete, la schermata è questa, che è quella che avete scaricato. Una volta fatto questo, proviamo a spegnerla. A questo punto, in teoria, potete anche togliere la micro SD, però lo vediamo dopo quello. Lo lasciamo spegnere. 2, 1, via. Ok, a questo punto riaccendiamo, così vediamo se tutto è a posto. E dovrebbe comparire la nostra schermata aggiornata. Solito messaggio di riserva carburante. Via, vedete, e questa è la schermata. Non è una modifica invasiva, è un qualcosa di documentato, per cui non è che invalidate la garanzia. Una volta fatto questo, spegnete, togliete soprattutto la micro SD. No, questa la togliamo. Rimontiamo lo sportello e poi mettiamo le solite viti. Diciamo in conclusione, così giusto per dare comunque le ultime informazioni, ci sono diversi tutorial comunque su YouTube. Io ho preferito prepararvi già alcuni file pronti, perché in realtà c'è un procedimento per generare questo file bin, per cui ripeto, se poi volete al massimo vi scrivo anche come fare. Basta, tutto qui. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come al solito vi invito a lasciare un like. Sicuramente è un gesto gratuito ma per noi importante. E se non siete ancora iscritti vi invito anche ad iscrivervi, in modo tale che, diciamo, se attivate anche la campanella verrete avvisati sulle novità. Grazie, alla prossima.